Hai centinaia di migliaia di euro fermi in magazzino e non lo sai. Con la nuova legge numero 34 del 2026, quel magazzino può diventare liquidità immediata, senza venderlo e senza aspettare mesi. Oggi ti spiego come funziona davvero in modo semplice. Il punto di partenza è questo. Per una piccola e media impresa il magazzino rappresenta sempre un problema finanziario, capitale immobilizzato, costi che avanzano ogni giorno, rischio di invenduto. Anche quando questo magazzino vale molto, non genera subito liquidità. Con la nuova legge numero 34 del 2026, capo secondo, è introdotta una novità. Anche il magazzino può entrare dentro operazioni di cartolarizzazione. Tradotto, un valore fermo può diventare finanza immediata. Ma attenzione, è importante comprendere il concetto di cartolarizzazione, altrimenti questo meccanismo resta oscuro. Allora provo a spiegarti in modo semplice il concetto della cartolarizzazione. Praticamente tu hai un asset. Questo asset è rappresentato dai beni che hai in magazzino. Questi beni che hai in magazzino vengono trasformati, poi vedremo meglio tecnicamente come, in strumenti finanziari, ad esempio titoli. Questi titoli vengono acquistati dai investitori che ci mettono i loro soldi. Questi soldi passano a te. Questi investitori poi vengono rimborsati nel corso del tempo attraverso gli introiti che derivano da questi asset. Ok? È chiaro il concetto? Quindi in pratica la novità della legge è che ti permette di poter trasformare ciò che tu ricaverai domani in una liquidità già subito. Questa è la novità della legge numero 34 del 2026, che è andata a modificare una vecchia legge sulla cartolarizzazione che riguardava solo i crediti. Adesso la 34 del 2026 ha esteso questo concetto della cartolarizzazione anche agli stock di magazzino con questo meccanismo. Facciamo un esempio concreto così si capisce tutto. Immaginiamo una piccola e media impresa metalmeccanica che ha all'interno del suo magazzino materie prime, acciaio, semilavorati, per un valore complessivo di 500.000 euro. Decide di destinare a questa operazione di cartolarizzazione 300.000 euro. I beni, le materie prime che sono destinati a questa operazione vengono identificate, vengono tracciate e vengono destinati a questa operazione. Queste materie prime, questi 300.000 euro di materie prime, vengono poi acquisite da una società veicolo che viene creata oppure già esistente al momento. Questa società veicolo attiva su questi 300.000 euro un'operazione finanziaria, cioè emette dei titoli per un valore complessivo di 300.000 euro immettendoli sul mercato. Questi titoli vengono quindi acquistati da fondi, da investitori, possono essere fondi, possono essere operatori finanziari, i quali li acquistano pagando soldi, cioè versando del denaro per l'acquisto di questi titoli nelle mani della società veicolo. La società veicolo per un valore totale di 300.000 euro. Immaginiamo che quindi vengano venduti tutti al mercato finanziario questi titoli. La società veicolo raccoglie questi 300.000 euro che vengono poi consegnati alla piccola e media impresa metalmeccanica, che riesce quindi ad ottenere subito liquidità senza dover attendere i tempi di sviluppo del processo produttivo che avrebbe portato quelle materie prime a trasformarsi poi in prodotti finiti ad essere venduti. Questo, diciamo, è il vantaggio. Come verranno poi compensati questi investitori? L'azienda, la PMI Metalmeccanica, continua ad avere nel proprio magazzino i beni che sono stati destinati a questa operazione di cartolarizzazione, continua ad averli fisicamente. Quindi questi beni, per un valore di 300.000 euro, continuano ad essere regolarmente utilizzati nel processo produttivo, quindi si trasformano in prodotti finiti e vengono venduti. Con gli incassi derivanti dalla vendita, una parte degli incassi derivati dalla vendita vengono utilizzati per rimborsare con gli interessi gli investitori. Questa, diciamo, in modo abbastanza sintetico, è il funzionamento di questa operazione di cartolarizzazione che oggi è stata estesa non più soltanto ai crediti,
ma anche ai beni presenti in magazzino. Ovviamente se questa società veicolo non esistente, bisogna crearla, ma viene creata una sola volta, perché poi questo processo, questo meccanismo può essere attivato e viene attivato continuativamente nel tempo. Perché questo rappresenta una svolta? Perché in passato il magazzino era praticamente un costo, un immobilizzo, al massimo una garanzia per la banca. Ovviamente mi riferisco ai beni presenti in magazzino. Oggi invece il magazzino con i suoi beni è diventato una vera e propria leva finanziaria strutturata. Quindi permette di migliorare il cash flow, permette di ottenere una liquidità immediata e sicuramente di favorire la crescita dell'azienda. E questo oggi è particolarmente rilevante per le piccole e medie imprese industriali, ma anche per quelle aziende commerciali che abbiano stock rilevanti in magazzino. Ma attenzione, non è uno strumento automatico. Per poter funzionare occorrono delle condizioni ben precise. L'esistenza di un magazzino ben organizzato e tracciato, valutazioni attendibili, la capacità di generare effettivamente vendite future, una struttura legale e finanziaria adeguata, perché gli investitori i loro soldi non li mettono se non vedono flussi credibili. Il messaggio da portare a casa è semplice: il magazzino non è più soltanto un costo, da oggi è anche una vera e propria leva finanziaria. E questa è una delle novità più importanti della legge numero 34 del 2026 per le piccole e medie imprese. Io sono Gianfranco e questo è il Giurista d'Impresa, il diritto che lavora per l'impresa.